studi di Linea Trad Television, benvenuti alla nona puntata di Radio NTV. Come al solito avremo il collegamento con Radio Cernusco Stereo per Giovanni Arcaini, la sua trasmissione Folk Nights. E in questa puntata un po' speciale parteciperò anch'io con un intervento telefonico. Auguro a tutti una buona visione e arrivederci alla prossima puntata. Settimanale di musica folk e alternative musicali condotte da Giovanni Arcaini. Buonasera a tutti, questa è Folk Nights 914, 25 febbraio 2019, sempre in diretta dai 93.900 di Radio Cernusco Stereo in blu. Adesso siamo nell'ultima parte di Folk Nights, quella che ultimamente chiamo Folk Nights Music, e ospite è il nostro Giustino, che è dietro una macchina fotografica in questo momento, e con lui parleremo di quello che sta producendo la Bretagna, dei festival, e anche faremo un collegamento telefonico, lo facciamo quasi subito, con Loris Baum per parlare di un festival che lui seguirà per Linea Trad, il Festival dei Canti dei Marinai di Paimpol. Ma intanto, a proposito di Canti dei Marinai, partiamo con un brano da un disco di qualche anno fa dei Trian. Il disco si intitolava Ramadou e il brano Nai Rio, e poi Giustino ci spiega perché ha scelto questo brano. Allora, vediamo se i potenti mezzi di Radio Cernusco ci permettono di avere in diretta Loris Baum. Vediamo se ci sente. Loris, ci sei? Se ci sei, batti un colpo. Eccomi Giovanni. Incredibile. Io delle volte sono ancora stupito di come la radio ci permette di comunicare. Allora, tutto bene? Purtroppo, tutto bene, purtroppo siete andati a cercare un gilet jaune della musica folk. Sono cavoli vostri. Allora, con me stasera, come tu ben sai, c'è il mitico Giustino, e poi c'è anche un piccolo amante nonché collega, Gino Granata, che ha voluto trattenersi proprio per poterti salutare. Saluto anche Gino, saluto anche Giustino, il mio collega, e saluto tutti i vostri spettatori. Bene, allora noi, anzi, buon Giustino, che credo non abbia ancora parlato da quando abbiamo iniziato la trasmissione. Facciamo sentire che ci sei, mica che
Sì. Però è perché non vedo chi è scritto on air. Perché te l'ho tolto così. Ecco. Aspettavo che si accendesse quella luce. Perché siamo diventati da un po' di tempo una radio seria, quindi c'è la luce che si accende on air, non si potrebbe parlare, ma so che poi crea dei problemi e quindi non l'ho attivata. Perché abbiamo iniziato con i Trian? Sì, e con questo brano. Che Trian come mai è legato a Loris? Perché Loris andrà al festival di Paimpol e i Trian sono già programmati tra i vari gruppi per il festival prossimo di Paimpol. Ed è un anniversario importante perché è la 30ª edizione, tra l'altro un bel posto, Paimpol. Sì, molto bello. Quindi Loris, tu le vacanze dal 2 al 4 agosto abbiamo capito dove le passi. Sì, anche più del 2, saranno una decina, almeno quasi 2 settimane. Anche la strada a arrivare. Anche perché poi mi tratterò probabilmente anche con gli organizzatori. Comunque, insomma, lì si tratta di un paesino di 8.000 abitanti, piccolino, con la vocazione marina. Ci saranno tante cose da vedere, oltre ai musicisti ci saranno anche le sfilate di barche a vela e altre situazioni di strada sicuramente che faranno felici sia i più piccoli che i più grandi. Per cui dunque cosa dire, io ho tante aspettative, ho sentito Pier Morvan, il direttore del festival, giusto una settimana fa direi. Giusto a proposito di poter assegnare un premio al loro musicista, ma lui mi ha dato una risposta molto, molto intelligente. Tutti i musicisti meriterebbero di essere premiati perché noi scegliamo solo il meglio che c'è in circolazione. È un po'. Lo capisco, da direttore artistico lo capisco. E io veramente non posso che ammirare una persona che effettivamente, rispetta chiunque suona da loro. Perché effettivamente hanno una scelta molto oculata. Ma tra l'altro vedo qui nelle anticipazioni che mi ha passato il buon Giustino che c'è Goran Bregovic e Idir tra i nomi, non due musicisti da... Sì, perché questo, scusa se intervengo, perché poi Loris confermerà, è il festival del best of dei festival precedenti e quindi senz'altro fanno intervenire invitati da artisti delle passate manifestazioni. Poi per il resto ancora non si sa niente, ma su questo festival si sanno già almeno i primi 6 che parteciperanno, tra cui quelli che hai detto tu. E Loris confermerà che tra l'altro mi sono dimenticato se lui l'ha detto, ma Linea Trad è il media partner e tra i media partner del festival di trainartela io questa. Difatti dicevo, tutto questo poi lo potremo rivedere o vedere magari anche, perché no, in diretta se si riesce, perché noi sul canale di Linea Trad. Sì, ci organizzeremo. Stiamo studiando. Il fatto che sia tra il 2 e il 4 agosto, non è che la sovrapposizione col festival di Lorient può portare, non dico, ma dei benefici, cioè nel senso che potrebbero anche passare dei musicisti da un festival all'altro, o sono proprio due linee separate, noi facciamo le nostre cose, voi fatevi le vostre, che tu sappia, No, sono due cose molto separate. Sono separate anche perché Lorient sicuramente ha un target molto più variegato, magari non propriamente, a parte la musica bretone, chiaramente la tradizione che è al primo piano, poi comunque hanno una scaletta molto variegata, non è così ancorata all'argomento, oltretutto tra l'altro loro hanno anche un tema. Oltretutto hanno un tema sia a Lorient che a Paimpol. Sì, Galizia è estremamente difficile che i due temi siano praticamente analoghi, perché può essere un tema, a Lorient per esempio hanno un tema di regione celtica, mentre a Paimpol invece spaziano magari anche su nazioni extraeuropee. Quindi accolgono canti dei marinai che arrivano anche da tutte le parti del mondo, non c'è un'affinità, ho capito, continentale. Ecco. Senti, io approfitto del fatto che ti ho al telefono
per chiederti come vanno le cose con Linea Trad. Allora, so che tu non frequenti più Facebook, ma il lancio di questa trasmissione c'è una bella foto di Giustino con alle spalle una bandiera bretone, il simbolo di Linea Trad e quello di Radio Cernusco, e ho detto cavolo, è fantastica, c'è tutto. C'è tutto, tutta la musica folk italiana e più. No, infatti adesso mi sono dedicato anche recentemente a una conferenza che ho fatto qua a Genova riguardante non soltanto l'ambiente del lavoro grafico che faccio io di solito, ma anche la musica e la vocazione turistica di Genova, che è un pochino in alto mare, ecco, perché le idee sono quelle di creare turismo invece dell'industria, però si tratta di un turismo che va un po' guidato. E io ho fatto presente tramite il Festival di Champs-de-Marie de Paimpol e il Tari Music Festival della Scozia, delle isole Ebridi, che ci sono delle situazioni internazionali che bisognerebbe monitorare. Sì, anche perché appunto Genova ha un gemellaggio di questo tipo musicale. Esatto. Insomma. Io ci ho provato perché ho parlato con l'ufficio del sindaco che mi ha dirottato da un assessore che però poi il mese dopo è stato silurato, ecco. Per cui la situazione non è andata avanti, però una città con vocazione di mare e di turismo come Genova, mare, turismo, Paimpol, sicuramente potevano avere molte analogie. Senti, ci sarà il consueto festival, credo che era a maggio, quello del SUC a Genova, sì. Sì, esatto. Io ho fatto una disamina critica sul SUC perché ho prodotto praticamente un estratto dei bilanci, delle statistiche che hanno fatto loro tramite la mia indicazione, perché in effetti non l'avevano mai fatto prima, e quello che hanno prodotto invece a Paimpol, per esempio, che è molto più professionale e più completo. Insomma, c'è da imparare. Ecco, un altro punto, un altro aspetto è che da noi in Italia, non soltanto a Genova, c'è questo timore del confronto che praticamente blocca tutte le previsioni, tutte le proiezioni, i progetti, perché naturalmente si basano sul passato, su quello che uno ha fatto al passato. Se uno sbaglia prima, durante o dopo, la cosa viene a galla se fai una statistica. E da noi questa è una cosa che in genere si cerca di nascondere e purtroppo pregiudica anche le ambizioni future. Questo purtroppo l'ho dovuto dire e questo fa parte di... Cioè, dimmi qualcosa di con ottimismo, Loris. No, ma io dico... Io traccio la via, certo, non è che io sto solo dicendo quello che bisognerebbe fare per riuscire ad avere certi successi che si ottengono all'estero, cioè nel senso non basarsi tanto sull'aiuto, sul finanziamento certo. esterno, ma anche basarsi un po' sui propri piccoli mezzi, su un po' di iniziative imprenditoriali atte a crearsi un indotto, un mercato di merchandising di vario genere che possano autofinanziare il festival, per esempio, cosa che all'estero fanno da tanti anni. Sì. Ricordo da noi manca, ma perché sono cose che richiedono un dispendio di energia non indifferente, di energia mentale anche, intendo, non solo economico. Va bene, dai, allora comunque ci sarà il festival. Scusa Giovanni, un attimo che mi intrometto così da furtivamente, ma no, vorrei solo che adesso me ne sto andando, vorrei salutare appunto Loris che prima non l'ho salutato e niente, buona trasmissione, buon continuo, io vado, ciao a tutti. Ciao Gino. Ciao Gino. Niente, anch'io ti sto per salutare, volevo chiederti un'ultima cosa, quindi comunque il festival ci dovrebbe essere, quello del SUC? Sì, sicuramente, lo fanno tutti gli anni, sicuramente. Okay. Adesso c'è stato un anno solo che praticamente è stato molto incentrato sulla musica folk, c'era di mezzo la RAI, c'era di mezzo un aiuto che praticamente ha fatto venire Sparagna e altri musicisti molto importanti, c'erano i fratelli Mancuso, c'era Chanel.
c'erano insomma tanti musicisti importanti, ecco, ora non mi ricordo tutti perché ce n'erano veramente tanti, però chiaramente sono collaborazioni che, come si sa, un anno ci sono, un altro anno no. Ecco. Però il discorso va avanti, è un discorso multietnico, chiaramente loro si basano su gruppi dell'area locale, non hanno disponibilità per chiamare gruppi, forse uno solo che viene da fuori, gli altri sono tutti più o meno ritrovati tra i Basker o via dicendo, insomma, però ecco, è una situazione che potrebbe essere sviluppata bene, ecco, se fatta con un certo metodo. Va bene Loris, allora noi l'appuntamento è quello dei primi giorni di agosto a Paintpoil, seguiremo il tuo reportage, magari live o visto poi su Linea Trad TV, ti salutiamo e buona musica. Altrettanto. Ciao Loris. Ci sentiamo. Ciao Loris. Ciao, ciao.